Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 16 maggio, dove troveremo la luna nuova in Toro. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare gli oracoli, cosa ci porterà questo periodo dal punto di vista astrologico? La luna nuova in Toro che troveremo il 16 maggio, però noi andiamo a vedere un po' tutte le energie che si muoveranno subito dopo la luna piena del 1° maggio e ci porterà a maggior equilibrio, benessere, possibilità di gettare le basi per il futuro, maggior ottimismo, nuova speranza, fiducia, un buon momento per comunicare e prendere decisioni importanti e anche un periodo produttivo con nuove opportunità da cogliere. Otterremo ottimi risultati con la pazienza e con l'impegno, soprattutto usando dei metodi ben precisi e conosciuti. Occhio alla pianificazione, perché di contro alcune emozioni tipo ansia, paura, soprattutto la fretta, possono essere controproducenti, quindi agire senza un piano può essere distruttivo e poi soprattutto di non iniziare quei nuovi progetti che sono eccessivi, troppo complessi, o di evitare anche il sovraccarico di impegni. E adesso vediamo. La prima carta ci dà un indizio del momento, diciamo, presente, cioè quello che stiamo analizzando intorno al 2 maggio. Può essere un momento abbastanza impegnativo o stressante o, come ci dice il rospo, qualcosa di negativo che ci confonde o ci offusca nelle nostre intuizioni. Di sicuro questa carta indica la verità, e cioè il riconoscere se stessi, il proprio valore, e di non temere il giudizio, di guardare oltre la superficie e le apparenze, di accettare al momento un qualcosa per come si sta evolvendo, ma soprattutto di capire che c'è qualcosa dietro, nel senso che se una persona si sta comportando in un modo strano, ambiguo nei vostri confronti, forse potrebbe esserci un malessere o forse un momento passeggero, quindi di non lasciarci fuorviare proprio da quello che è in apparenza negativo. Anche un evento, una situazione forse c'è perché si sta prospettando una fase di cambiamento importante, di trasformazione, allora abbiamo bisogno di attraversare questa fase, questo momento, proprio per accogliere delle nuove opportunità. E poi troviamo Leone rampante. A proposito di nuove opportunità, essendo una carta legata all'audacia, al coraggio e alla realizzazione di un desiderio, vuol dire che noi possiamo ottenere degli ottimi risultati e quindi anche possibilità di tenere in equilibrio alcune situazioni, sia la parte in luce sia la parte in ombra, e anche di superare un conflitto. Di sicuro di essere orgogliosi perché c'è un ottenimento, c'è una soddisfazione, però dall'altro lato dobbiamo comunque affrontare, come abbiamo visto, delle situazioni un po' complesse. Forse quelle che non dipendono da noi, ma perché lasciarci sovrastare da emozioni negative e di star male magari per delle cose che agli altri effettivamente, lasciatemelo dire, può non interessare come stiamo noi e quindi perché magari dobbiamo sovraccaricarci noi, perché dobbiamo star male per cattiveria altrui. Quindi queste sono cose che secondo me gli oracoli vi stanno anche suggerendo di fare per ritrovare il vostro stesso equilibrio e benessere. E non solo, abbiamo un tassello in più che questa carta ci sta dicendo, e cioè di agire con
concretezza, andando a stabilire un percorso ben preciso, di fissare degli obiettivi. Abbiamo visto che questa luna nuova sarà importantissima da questo punto di vista. Il fatto che esca come ulteriore suggerimento ci dice che andando a fissare degli obiettivi, incominciando a impegnarci con costanza e fiducia, allora potremo ottenere veramente tanto. E di sicuro un altro consiglio è quello di non rimanere fermi ad aspettare che le cose possano piovere dal cielo. L'universo ci aiuta a realizzare, però ovviamente dobbiamo lavorare insieme all'universo, quindi avere delle idee ben chiare su quello che vogliamo, ma soprattutto di muoversi insieme, di collaborare con il nostro stesso potere. Adesso procediamo con i suggerimenti da parte dell'oracolo dello sciamano. Vediamo che cosa vuole dirvi. Il primo messaggio arriva dal il mago della pioggia. A proposito di potere e di manifestare in modo consapevole, quindi di utilizzare le nostre capacità per poter realizzare qualcosa, ecco che arriva la carta giusta per voi, che dice di agire, di compiere un atto consapevole, creativo, di utilizzare il proprio potere personale, aver consapevolezza del proprio ruolo. Ci parla anche di accettazione, cioè di riconoscere il valore di ciò che abbiamo a disposizione, e se non siamo soddisfatti, effettivamente questa carta ci sta dicendo va a consolidare quello che è già uscito precedentemente, e cioè di collaborare con il divino, di avere fiducia. Alcune cose possono essere, possiamo pensarle come impossibili, e invece sono realizzabili. Sono realizzabili anche la magia, proprio la carta ci dice questo, e cioè quei segni, quei messaggi sottili, la meraviglia, aver la possibilità di osservare intorno a noi, di cogliere delle strane coincidenze o anche delle situazioni fortuite, e il nostro stesso potere, perché si riallaccia un po' a tutto quello che stavamo dicendo, proprio per manifestare la magia nella nostra vita. Quindi non è un qualcosa di totalmente astratto, ma è un qualcosa che vi porterà a concretizzare magari un sogno, un obiettivo ben preciso, star bene con voi stessi o anche con qualcuno nello specifico. L'ultimo messaggio arriva dalla carta il giaguaro. Ecco, questa fa riferimento al coraggio, alla sicurezza, anche al muoversi in silenzio, quindi non necessariamente dobbiamo sbandierare tutti i nostri progetti, ma pian pianino muoverci, andare ad esplorare oltre i muri che ci bloccano e che ci imprigionano, quindi di uscire dalla routine quotidiana, dalla nostra zona di comfort, e superare quei limiti, quei confini, anche di andare a muoverci nell'ignoto. Non ha importanza, perché è il lasciare andare che ci permetterà di non solo curare le nostre paure e di superarle, ma soprattutto di recuperare il nostro istinto e avere quel fiuto che ci porterà a realizzare un po' tutto quello che stavamo dicendo precedentemente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!